Ludovico, Ludo, ma come ti sei vestito? Ma sei a teatro? Vesti sempre di nero, con la tuta, i pantaloni neri, la felpa nera, a scuola, in giro, al calcio, pure a teatro, sempre di nero. Bravissimo! Io ero diverso alla sua età. E che età? Che bella età, quella delle scuole medie. I primi baci in mansarda da Carlo, i giri in bicicletta, portavo sulla canna Francesca quante cadute su quel cavalcavia nord di questa città. E poi c'erano quelli ossessionati dalle marche, vestiti sempre, con tutte le firme più costose, colorati, coloratissimi eravamo. E noi eravamo i paninari. Di fianco a noi c'erano i metallari e poi c'erano i dark, vestiti di nero, sempre tristi. Ah, i dark vestivano di nero, Ludovico veste di nero, Ludovico mi fa paura perché mi sembra triste. È qui che si inceppa il ragionamento. Io e Ludovico siamo di due generazioni diverse. Facciamo un passo indietro. Che cos'è una generazione? Una generazione non è un gruppo di persone della stessa età. Non basta questo. Una generazione non è neanche caratterizzata dal rapporto di figlianza, ovvero io e mia moglie Elisa non siamo di una generazione diversa da quella dei nostri figli semplicemente perché li abbiamo appunto generati. Una generazione nasce quando un gruppo di adolescenti, nel momento di massima formazione, esplorazione, ricerca di identità, incontra eventi tecnologici, storici, sociali, culturali talmente forti, talmente dirompenti per la società di quel momento che questi ragazzi li prendono a pretesto per dire io sono diverso dai miei genitori. E chi di voi ha qualche adolescente in casa sa che il mestiere che questi ragazzi fanno e devono fare per costruire la propria identità dalla mattina alla sera è quello di dire io voglio essere diverso dai miei genitori. Questo ce l'ha raccontato di fatto Karl Mannheim oltre 100 anni fa, quando appunto disse che una generazione era un gruppo di ragazzi e adolescenti caratterizzati da questi grandi eventi che poi diventano l'etichetta di una generazione. Io ho fatto il 68, io sono quello che ha visto cadere il muro di Berlino, io sono quello del Covid. Questa è una generazione. Quindi non possiamo, non dobbiamo, ci porta lontano. Non possiamo definire una persona, una generazione semplicemente per l'età. Non possiamo chiamarci giovani, adulti, anziani. È riduttivo, non basta. Non possiamo guardare una persona semplicemente perché è più digitale o è meno digitale di noi. Se vogliamo capire una generazione intera, dobbiamo entrare in un percorso storico. È questo quello che oggi vi voglio proporre. Fare con me un percorso storico in queste memorie, che sono memorie collettive, perché quello che abbiamo vissuto nel tempo si è solidificato attraverso le icone, i consumi, i mass media. E quando siamo giovani, tutto questo dà l'orgoglio di un'intera generazione, non solo ai singoli. E questo è il percorso. E quindi dobbiamo andare indietro nel tempo. Una generazione non è una fascia di età, ma una fascia di memoria. E sappiamo quanto sono importanti le memorie. Quindi siete pronti per questo viaggio storico con me? Non fate i boomer, siete pronti per questo viaggio storico con me? E allora iniziamo. Io ho preso 100 anni della nostra storia e ho capito che ogni circa 20 anni la storia ci ha riproposto nella società una serie di eventi forti, potenti, epocali, che sono diventati appunto le etichette di una generazione. Iniziamo quindi con la generazione degli eroi, si chiama proprio la più grande generazione, quella che ha combattuto la guerra, le donne hanno combattuto la guerra, gli uomini hanno combattuto la guerra, i civili hanno combattuto la guerra, per questo questa generazione è stata caratterizzata per tutta la sua vita per essere molto austera, molto seria, molto rigida, molto ossessionata dalla disciplina. Dopo di loro nasce la silent generation, la generazione silenziosa, perché con padri così, con fratelli maggiori così, che cosa poteva fare questa generazione che è la generazione che è cresciuta a metà degli anni 40?
nel momento della nostra ricostruzione, poteva solo fare cose piano piano, con ordine, una dopo l'altra. E se quindi oggi dovessimo ancora e potessimo ancora parlare con questa generazione che oramai purtroppo ha abbandonato la nostra società, sono gli ultracentenari sarebbero stati della nostra società, li troveremmo ancora un po' modesti, un po' appunto silenziosi di fronte a queste urla dei dibattiti politici, sono quelli che dicono basta, non serve tutto questo, bisogna solo fare. Sono così non perché sono nonni, sono così perché sono di una generazione diversa. Infatti i baby boomer, che sono quelli che crescono durante il boom, il miracolo della crescita di tanti paesi del mondo, sono molto diversi anche come nonni. Hanno vissuto tutte le primogeniture più importanti della nostra società. Il primo uomo sulla Luna, la prima minigonna, la prima utilitaria, la prima vacanza di massa. E quindi per tutta la vita questi giovani, anche quando poi sono diventati adulti e quando poi sono diventati anziani, hanno in loro stessi questo senso di grande opportunità. I valori sono diversi, una generazione è un insieme di valori che si forma in adolescenza e così va avanti. Sono la generazione del se fai meriti, se meriti ottieni, anche oggi in un momento di non tanta parsimonia, di molta parsimonia se vogliamo dire. E poi la mia generazione, se volete capire la mia generazione dobbiamo andare indietro negli anni 80 e 90, anni di esplosione di colori, di mondi positivi, di evasione se volete, di mondi che si opponevano tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa. Noi sapevamo che c'era un di qua e un di là, sapevamo che c'era una parte del muro e l'aldilà del muro, quindi avevamo molta facilità nel fare scelte. E così costruiamo i nostri desideri, per cui sempre siamo stati e sempre saremo la generazione X, la generazione del sogno, del desiderio, per poi scoprirci anche un po' cinici, sapendo che poi la realtà è un'altra. E poi nascono i millennial con la grande crisi finanziaria dei subprime americani, ma soprattutto con il boom dei social media. Per questo questa generazione è così connessa, realmente globale, realmente co-creativa. È la generazione che per prima costruisce cose con sconosciuti. Noi non potevamo prendere le caramelle dagli sconosciuti e loro ci costruiscono cose insieme, si mettono insieme. E poi c'è la generazione Z, una generazione che sta crescendo ora, sono i ventenni di oggi, una generazione caratterizzata dall'essere parte di una società piena di mancanza, di prospettive, piena di crisi. Per questo è una generazione che anche ora oggi, da giovane, risulta essere un po' seriosa, molto concreta, molto del fare. E questo ci insegnano. Le cose vanno cambiate e vanno fatte subito, dicono questi giovani. E poi nascerà la generazione alfa. È presto per dire che tipo di generazione sarà, non sono ancora adolescenti, sono i nostri preadolescenti, ma possiamo immaginarlo. Sappiamo come sarà il mondo dei prossimi anni. Sarà un mondo di artificial intelligence, sarà un mondo in cui la Cina rappresenterà sempre di più un parametro di confronto, molto, molto di più di quello che è stato per me tanti anni fa. È una generazione che è cresciuta e sta crescendo con l'affetto dei propri genitori, con uno stile di formazione molto attento alla propria specificità. Per questo è una generazione che sarà più di tutte una generazione molto rivolta a se stessa, molto in equilibrio. Forse a questa generazione mancherà un po' il senso di comunità e questo è probabilmente il nostro scopo. Siamo diversi, siamo terribilmente diversi, ma possiamo collaborare e dobbiamo collaborare proprio mettendo a sistema questa diversità. 3 sono le regole per poterlo fare. La prima è una regola fondamentale. Costruiamo la nostra identità, ma costruiamo anche un'identità del noi, un'identità condivisa. Questa è una regola fondamentale. E quando noi ci scopriamo diversi, che possiamo mettere insieme i nostri valori avendo in comune un obiettivo. Può essere una squadra di calcio, può essere un gruppo di scuola, può essere una comunità, può essere l'intera nazione. Se abbiamo un obiettivo comune, per tutti c'è spazio e tutti possiamo lavorare in modo sinergico. Seconda regola, secondo
elemento. Dobbiamo ascoltarci, dobbiamo saperci ascoltare. Vogliamo tanto parlare, vogliamo spesso dominare l'altro, ma dobbiamo ascoltare genuinamente, capire che cos'è l'altro e che cosa può rappresentare l'altro per me. E questa è la forza dell'ascolto. Persone non in grado di ascoltare non possono neanche iniziare questo percorso. E il terzo è la responsabilità. Ciascuno di noi deve avere la responsabilità di far evolvere questa società, perché così è sempre stato e così sempre sarà. È la responsabilità dei giovani cambiare il mondo, ma è la nostra responsabilità quello di permettere che questo cambiamento possa avere un terreno fertile. E quindi io metto a disposizione il mio valore. E questa è la responsabilità che devo sentire. Io giovane devo sentire la responsabilità del cambiamento, ma io adulto devo sentire la responsabilità di salvaguardare quei valori che hanno consentito alla società di arrivare fino a questo punto. Queste sono le 3 regole. Ora vado a conclusione di questo percorso fatto insieme, un percorso entusiasmante, dove si comprende che la diversità è un grande valore anche in ambito generazionale. E quindi concludo dicendovi, io mi conosco, dovete pensare, io ti capisco ed insieme possiamo fare tanto quando capiamo queste poche cose. Ancora sei qui, Che c'è? ancora di nero, Che c'è? non ti sei cambiato? Papi, comunque tu non hai notato che ho le scarpe bianche, quindi tutto di Hai nero non scarpe sono. bianche. Cos'è questo? È una felpa. Forse ho capito cosa intendi. Comunque, mi è piaciuto molto il tuo discorso di quando tu avevi la mia età. Dopo me lo racconti? Te lo racconto? Te lo racconto, però a una condizione, Eh. che tu mi parli di te. Va bene.